A Pontida è sempre un appuntamento che per il popolo leghista, come si dice, è molto importante. Quest'anno mi ha fatto particolarmente impressione vedere, vedere questo ormai vecchio leader malato che non ha più la voce, che non ha più la mimica per recitare il suo ruolo, quello di leader celodurista che negli anni scorsi piaceva tanto al popolo della Lega. E questo leader vecchio e malato, in un momento di crisi, di passaggio per la Lega, aveva di fronte il suo popolo che non ne può più di Berlusconi e che gli chiedeva andiamocene, perché quello ci trascina insieme a lui nella tomba. E alle spalle, questo davanti, il popolo leghista, dietro aveva i suoi colonnelli invece, i suoi ministri, quelli che invece al governo sanno che ci devono restare, perché altrimenti una volta fuori da questo governo la Lega è condannata ad una opposizione chissà fino a quando. Ecco, questo vecchio leader ha tentato di mediare queste due cose facendo una sintesi che per ora è impossibile. L'ideona è stata quella di fare una serie di richieste, le più disparate, addirittura con delle scadenze millimetriche, no? Tra 8 giorni questo, tra 2 settimane quest'altro, tra 100 giorni quell'altro, eccetera, eccetera. Una specie di penultimatum, ma quando i penultimatum, cioè gli ultimatum o sono secchi o non ci sono. Quando chiedi troppe cose vuol dire che sei disposto anche ad avere molti rifiuti. Messo insieme tutto, c'è appunto i 3 ministeri a Monza, la fine della guerra in Libia, la riforma delle tasse, troppe cose, troppo disparate tra loro, per poter altalenare tra un no che vorrebbero dire a Berlusconi e un ni che sono costretti ancora per un po', io credo, a dirgli. Poi vedremo che cosa succederà nei prossimi 100 giorni. Ma io credo che l'interessamento della Lega e dei leghisti alle questioni libiche non sia tanto segno di pacifismo della Lega quanto la Libia interessa a Bossi, ai leghisti, perché guerra vuol dire obbligo ad accettare in Italia i profughi della guerra. Allora basta con la guerra, significa intanto un risparmio, loro dicono, e con quei soldi lì buttati per una missione militare si potrebbero fare altre cose qui, ma poi vuol dire anche non aver più scuse per la chiusura delle frontiere e fuori i profughi. Senza guerra non ci sono più profughi e quindi si può essere più rigidi nel elevare barriere. Sappiamo che in realtà non è così, che ormai per quanti muri tu possa alzare, la globalizzazione non soltanto delle merci ma delle persone è tale per cui non si può fermare il flusso migratorio. È ridicolo, la Lega ha giocato tutta la sua credibilità sul blocco dei migranti che vengono dal mare, quando si sa benissimo che la maggioranza dei clandestini non arriva per mare ma arriva per terra, magari col visto turistico oppure entrando dalle frontiere a Trieste, e quindi è tutto ridicolo. Ma in questa grande scena, in questo grande teatro della politica che la Lega ha recitato anche sul pratone di Pontida, anche questo ci sta. Ma la Lega sperava di fare questo gioco, ha capito da tempo che Berlusconi è in crisi e finora la crisi del centrodestra funzionava così: Berlusconi perde consensi, quei consensi persi da Berlusconi si ridistribuiscono dentro il centrodestra e arrivano alla Lega. Fino alle elezioni politiche è andata così. Tant'è vero che la Lega si apprestava a diventare il primo partito, lo è già diventata il primo partito superando anche il PDL in Veneto, e sperava di fare la stessa cosa anche in Lombardia. Le ultime elezioni invece, quelle amministrative,
e il referendum hanno dimostrato invece che la crisi del berlusconismo ormai coinvolge anche il suo più fedele alleato, cioè Bossi, la Lega. Ha perso voti Berlusconi, ha perso credibilità Berlusconi, ma ha perso voti anche la Lega, a Milano è chiarissimo, e ha perso credibilità anche Bossi, tant'è vero che la metà dei suoi elettori se ne sono fregati del suo invito a non andare a votare al referendum e sono andati invece a votare ai referendum. Allora, avendo capito questo, Bossi cerca di fare questo gioco complicato di fare l'opposizione interna a Berlusconi, sapendo che prima o poi dovrà mollare Berlusconi, dovrà staccare la spina, come si dice, ma non se la sente di farlo. Il suo popolo gliel'ha chiesto ieri, le cose più applaudite erano appunto quando Bossi accennava agli elementi di conflitto dentro il governo nei confronti di Berlusconi. Guardate, non c'è da sottovalutare neanche il bunga bunga, il cosiddetto popolo leghista, il Berlusconi del bunga bunga non piace, è stato veramente una botta il bunga bunga e quelle cose lì per l'immagine di Berlusconi negli elettori cattolici e negli elettori leghisti. Berlusconi ha perso moltissimo consenso a causa di quelle faccende. In più c'è tutto il resto, cioè c'è il fatto che i problemi del governo non sono risolti, che non ha mantenuto le promesse, non ha abbassato le tasse, non ha fatto star meglio, non risolve la crisi, eccetera. Questo dalla parte del centrodestra. La sinistra, credo che anche il fronte della sinistra sia in qualche modo diviso. C'è chi, ci sono alcuni, non credo tutti, ma alcuni dentro il PD che pur di abbattere Berlusconi, di far finire il governo Berlusconi, sono pronti a fare una qualche forma di accordo con la Lega, magari sulla legge elettorale. Invece c'è chi, come Vendola e Sell, dice no, sono razzisti, con loro non c'è nessuna possibilità di intesa.